Eccoci qua, ciao ciao. Ragazzi, bella challenge oggi, 1% di batteria, autostrada, non vediamo solo i consumi, lo abbiamo già visto in un altro video, ma cosa consumiamo se vogliamo nel frattempo far ricaricare la batteria. Vediamo cosa riusciamo a ottenere come consumi e quanta batteria riusciamo a ricaricare. Dunque ragazzi, quella è la presentazione della challenge, 1% di batteria, faremo i nostri soliti 16-17 km autostradali in comfort, nelle condizioni sempre di uso realistico quotidiano, senza troppo divertimento. Abbiamo azzerato i nostri dati, 260 km di autonomia, vedremo un po' i consumi, sappiamo che i consumi per il termico con batteria scarica si aggirano intorno ai 15 km con un litro. Ma se io adesso vado nelle impostazioni del manager, del battery manager, e dico nel frattempo ricaricami la batteria perché quando arrivo a destinazione mi serve un po' di elettrico, magari voglio girare solo in elettrico a destinazione. Quindi andiamo con la benzina in autostrada, ma con la benzina che deve anche ricaricare. Quindi impostiamo e proviamo a far salire. Ecco che è partito subito il termico, si è messo in moto, io ero con l'1%, ma ero praticamente con la batteria, è partito subito, si è acceso e mi sta ricaricando già la batteria. Quindi facciamo di arrivare a un 20%, che credo che sia insomma una soglia sufficiente poi per girare lì un paio di chilometri prima di arrivare a casa. Quindi dall'1% al 20%, mentre però viaggio in autostrada, consumerà un botto oppure no? Lo scopriremo alla fine. Eccoci ragazzi, dunque anche questa challenge è terminata, vediamo un po' cosa è successo. È una situazione un po' particolare quella di viaggiare in autostrada con batteria scarica e chiedere all'auto di ricaricarla nel frattempo. Forse la condizione peggiore, no? A parte quella di viaggiare in puro elettrico in autostrada. Dunque eravamo partiti con l'1% di batteria, siamo arrivati al 12%. Direi non male, io avevo impostato un 20%, vi ricordo che quell'impostazione che noi andiamo ad attivare nell'ibrido individuale, nell'ibrido personalizzato, è una soglia molto orientativa. Non è che noi impostiamo il 20% e l'auto tac ci inchioda al 20%, è molto variabile, diciamo che è una soglia di riferimento. Dunque, io invece di consumare batteria e quindi restare inchiodato all'1%, nonostante abbia viaggiato, mi sono ritrovato con una batteria più carica di prima. Mistero? No, ho utilizzato il termico. Naturalmente questo significa che ho utilizzato benzina sia per viaggiare, per spostare l'auto, sia per ricaricare la batteria. Quindi situazione peggiore, proprio al limite, questa è una vera extreme challenge. Quindi andiamo a vedere i consumi. Consumi ovviamente di batteria niente, perché l'abbiamo solo ricaricata, e il termico, mamma mia. Andiamo a vedere 17 km fatti, 9,3 km con un litro. Praticamente la media che avevo sulla mia vecchia Alfa Diesel 2004. Facevo 10 km con un litro, anche meno. Per cui direi consumi naturalmente molto elevati, forse da 310 cavalli, non so, cosa di questo tipo. Consumi molto elevati, non ideali per viaggiare,
ma anche in questo caso abbiamo dei dati in mano, dei numeri con i quali poter confrontarci. Dunque abbiamo scoperto finora che se viaggiamo con batteria scarica e non chiediamo all'auto di ricaricarla, quindi rimaniamo con l'1%, i consumi si attestano intorno ai 15 km con un litro. Se invece chiediamo all'auto di ricaricarci la batteria, i consumi scendono naturalmente, cioè salgono, cioè si consuma naturalmente di più, 9 km con un litro, 9,3, ma insomma siamo intorno ai 9 km con un litro, però nel frattempo stiamo avendo un po' di carica nella batteria che potremo utilizzare a destinazione. Quindi naturalmente vanno fatti due conti. In questo caso, facendo un po' le somme, io direi che la situazione migliore è sempre quella di provare a partire già con la batteria carica, di non chiedere all'auto di ricaricarla se non in situazioni di particolari necessità. Io credo che alla fine convenga sempre fermarsi da qualche parte, ricaricare alla colonnina una mezz'ora, un'ora, per avere quel 20-30% di batteria, di autonomia che ci serve, e viaggiare poi tranquilli, diciamo, con i consumi un po' più accettabili, ecco. Quindi fermiamoci alla colonnina, mettiamo dentro un 30%, quindi significa insomma sui 3 kWh, 3 kWh ci dobbiamo fermare anche meno di un'ora alla fine, e col 30% riusciamo a viaggiare in ibrido, con consumi normalissimi, veramente da ibrido, cioè significa anche 20 km con un litro di benzina e un po' di batteria, oppure addirittura solo in elettrico per alcuni chilometri. È un utilizzo questo dell'ibrido individuale che io non ho mai fatto, ed effettivamente non lo consiglio, ma insomma sono curioso di capire, magari me lo scrivete nei commenti qui sotto se qualcuno di voi invece lo utilizza o l'ha utilizzato, per quale ragione, con quali risultati. Io personalmente non l'ho utilizzato mai, l'ho utilizzato oggi e poi un'altra volta giusto per capire cos'era e per testarlo, e mi conferma che è una scelta assolutamente non conveniente e quindi non in linea col progetto, col concetto che sta dietro un'auto ibrida e le ragioni per cui qualcuno compra un'auto ibrida, cioè quello di essere efficienti. Così ovviamente siamo nella situazione peggiore. Però ecco, abbiamo dei dati anche in questo caso utili, e devo dire che siamo sui consumi come se salissimo in montagna alla fine praticamente. L'autonomia non è aumentata di tanto perché abbiamo soltanto un 12% e 4 km che potremmo fare con il 12% di batteria. La velocità è stata impostata col Travel Assist sui 130 km orari. Abbiamo viaggiato più o meno a quella velocità lì con qualche accelerazione. Ecco, l'unica cosa interessante da capire è questa: spendendo un po' di più in termini di benzina, alla fine possiamo ricaricare la batteria mentre viaggiamo. È una cosa, insomma, dal punto di vista direi ingegneristico molto interessante, quella di viaggiare e caricare, ma dal punto di vista economico, dell'efficienza energetica, direi no, niente da fare, lasciamola stare. Ma sono curioso di capire in quali circostanze qualcuno potrebbe avere necessità di attivare questo tipo di mantenimento di carica. Io immagino che possa essere utile mantenere una carica alta, cioè partendo da una batteria alta, io imposto l'ibrido individuale dicendo all'auto: guarda, mantienimi il 40, il 60% di batteria in modo da poter tornare a casa. Quello mi pare l'unico caso in cui sia accettabile, ecco, questo tipo di configurazione, ma non per ricaricare partendo dallo 0% o dal 20 per andare al 40, cioè per ricaricare no, per mantenere secondo me sì, e sarebbe interessante magari fare anche un ulteriore video per vedere i consumi della benzina quando non dobbiamo ricaricare ma dobbiamo mantenere. Secondo me ovviamente sono migliori, ma anche lì bisogna capire se è il caso di impostare l'ibrido individuale oppure semplicemente attivare l'intelligent hybrid. Ecco, per chi non dovesse avere il navigatore su un'auto ibrida, e mi pare che qualcuno ci sia, perché naturalmente non tutti lo scelgono, allora a quel punto non hanno l'intelligent hybrid da attivare, e quindi forse la loro opzione utile è proprio quella di impostare manualmente il mantenimento della percentuale della batteria. Ecco, questo mi parrebbe una cosa utile.
partiamo con batteria carica, manualmente noi diciamo guarda, mantienimi un 40-60% di batteria per il ritorno e svolgiamo un po' il lavoro un po' a casereccio che fa invece l'intelligent hybrid, naturalmente sempre molto molto meglio. Bene, interessante anche questa challenge, spero così anche per voi, eventualmente un bel mi piace, iscrivetevi e ci vediamo sempre qui in giro sul canale. Alla prossima, ciao ciao!